Immaginate una scena che avete visto 1000 volte nei film americani. Un personaggio sfonda una parete con un semplice calcio, o un uragano spazza via un intero quartiere come se le case fossero fatte di carta. Ora guardate fuori dalla vostra finestra in Italia e osservate quegli edifici in pietra, mattoni e cemento armato che sembrano sfidare il tempo, le guerre e i secoli. Come è possibile che due paesi sviluppati costruiscano in modo così radicalmente diverso? La risposta non è quella che vi aspettate e vi sorprenderà. Molti credono che gli americani costruiscano male per ignoranza o per risparmio, ma questa è la spiegazione sbagliata. Quello che stiamo per scoprire insieme è qualcosa di molto più affascinante. Due logiche costruttive completamente diverse, plasmate da storia, clima, economia e cultura. E prima di arrivare al punto che stravolge tutto ciò che pensate di sapere sull'edilizia americana, partiamo dall'inizio. In Italia, la cultura costruttiva affonda le radici nell'impero romano. Per secoli abbiamo avuto abbondanza di pietra, calce, marmo e laterizi. Le nostre pareti non servono solo a reggere il tetto, funzionano come accumulatori termici, assorbendo il calore di giorno e rilasciandolo lentamente di notte. È una tecnica raffinata in millenni di convivenza con climi temperati e mediterranei. Pensate ai centri storici delle nostre città, palazzi del 400 ancora abitati, chiese costruite 1000 anni fa ancora in piedi, mura romane che resistono al tempo come se fossero state erette ieri. Non è magia, è la conseguenza di una cultura che ha sempre creduto che costruire bene significasse costruire per sempre. Negli Stati Uniti, la storia è completamente diversa. La nazione è stata costruita da coloni che dovevano muoversi velocemente, colonizzare territori enormi e farlo con risorse immediate. Il legno era ovunque, economico, leggero, facile da lavorare. Costruire una casa in legno non significava solo risparmiare denaro, significava poter edificare un intero villaggio in poche settimane. La velocità non era un vizio, era una necessità di sopravvivenza. In un continente da colonizzare, chi costruiva in pietra arrivava tardi. Chi costruiva in legno arrivava per primo. Il sistema costruttivo americano, chiamato wood framing, parte da una base in cemento sulla quale viene montato uno scheletro di travi in legno. È un metodo incredibilmente efficiente, flessibile e adattabile. Se volete aggiungere una stanza o spostare una parete interna, il costo è minimo. Un americano medio può rifare completamente l'interno della propria casa in un weekend, con gli attrezzi giusti e qualche tutorial su internet. In Italia, spostare una parete portante richiede permessi, calcoli strutturali, settimane di lavoro e migliaia di euro. Un geometra, un ingegnere, un muratore specializzato e spesso l'approvazione del comune. Due logiche diverse, non due qualità diverse. Ora arriviamo al punto che la maggior parte delle persone non considera. E questo cambia completamente la prospettiva. Gli Stati Uniti hanno un territorio con condizioni climatiche estreme e variabili. Tornado nel Midwest, uragani nella costa atlantica e nel Golfo del Messico, nevicate devastanti nel nord, siccità e incendi nel sud-ovest. In queste condizioni, una struttura rigida in muratura può diventare un pericolo. Quando un tornado colpisce una casa in legno, il danno è localizzato e riparabile in tempi brevi. I muri cedono. Il tetto vola via, ma la struttura portante spesso regge abbastanza da proteggere chi è all'interno. Quando un tornado colpisce una struttura massiccia in mattoni, il crollo può essere totale, i muri cadono verso l'interno e il rischio per chi è all'interno è enormemente più elevato. Il codice delle costruzioni americano è progettato per rispondere a queste realtà geografiche. Le pareti in cartongesso e i sistemi di isolamento sintetico garantiscono un'efficienza termica rapida, essenziale in un paese dove la temperatura può variare di 40 gradi tra estate e inverno nella stessa città. Una casa americana si riscalda completamente in 30 minuti. Una casa italiana in muratura impiega ore, ma poi mantiene la temperatura per molto più tempo. Sono due filosofie termiche diverse, non due livelli di qualità diversi. Le nostre case invece contano sull'inerzia termica delle pareti spesse, un sistema che funziona perfettamente nel clima mediterraneo, ma che sarebbe del tutto inefficace in un inverno del Minnesota o in un'estate della Florida. E poi c'è il tema sismico, che in Italia è cruciale. Il nostro paese è geologicamente instabile.
Dall'Appennino alle coste siciliane, viviamo su un territorio che trema. La nostra tradizione costruttiva in muratura e cemento armato è anche una risposta alla natura del suolo che calpestiamo ogni giorno. Paradossalmente, il legno è un materiale eccellente contro i terremoti grazie alla sua flessibilità. Si piega senza spezzarsi, ma il peso e la solidità della pietra ci trasmettono una percezione psicologica di sicurezza che, nel nostro immaginario collettivo, è diventata sinonimo di protezione. La casa italiana deve sembrare un fortino. La casa americana deve essere un rifugio comodo e adattabile. Sono due psicologie abitative completamente diverse. C'è un aspetto economico che spiega moltissimo e che quasi nessuno menziona quando si parla di questo tema. Negli Stati Uniti, i tassi di interesse sui prestiti edilizi premiano chi completa il cantiere in 6 mesi. Un costruttore che impiega 2 anni paga interessi enormemente più alti rispetto a chi consegna in tempi rapidi. Questo incentivo finanziario ha trasformato la velocità costruttiva da preferenza culturale a necessità economica strutturale. Il wood framing non è solo tradizione, è un vantaggio competitivo nel mercato immobiliare. Una casa americana media viene costruita in 4 o 6 mesi. Una casa italiana di pari dimensioni può richiedere da 1 a 3 anni. La differenza di costo finanziario tra le due è enorme. E c'è un altro dato che pochi conoscono. Il costo medio di costruzione per metro quadrato negli Stati Uniti, usando il wood framing, è significativamente inferiore rispetto alla muratura tradizionale italiana. Non perché i materiali siano scadenti, ma perché il sistema è stato ottimizzato per decenni per ridurre i tempi di posa, il numero di operai necessari e la complessità delle fasi di lavoro. In Italia, costruire richiede più tempo, più specialisti e più burocrazia. E questo si riflette direttamente nel prezzo finale. Le città americane sono cresciute in modo orizzontale, con disponibilità di suolo enormi rispetto alla popolazione. L'espansione verso le periferie, la creazione di nuovi quartieri dal nulla, la demolizione e la ricostruzione periodica sono pratiche normali. In questo contesto, costruire velocemente è l'unica scelta razionale. Un quartiere residenziale americano può essere completato in 12 mesi. Centinaia di case identiche, costruite in serie, vendute su catalogo prima ancora che il primo mattone venga posato. È un modello industriale applicato all'edilizia e funziona perfettamente per il mercato a cui è destinato. Le città italiane, al contrario, sono cresciute in modo organico attorno a piazze, chiese e mercati storici. Lo spazio è limitato. Il tessuto urbano è denso e consolidato. Non possiamo permetterci di abbattere e ricostruire continuamente. Dobbiamo ristrutturare, restaurare e conservare. E questa necessità ha rafforzato ulteriormente la nostra cultura della durabilità. In Italia, ristrutturare un appartamento in un palazzo storico può essere più complicato di costruirne uno nuovo, ma è anche l'unica opzione disponibile per chi vuole vivere nel centro di Firenze, Bologna o Napoli. Arriviamo ora alla differenza più profonda, quella che va oltre i materiali, il clima e l'economia. In America, la casa è vista come un prodotto di consumo, un bene che si adatta alle fasi della vita. Se la famiglia cresce, si vende la casa e se ne compra una più grande. Se il quartiere cambia, ci si sposta. Se la casa invecchia, si demolisce e si ricostruisce. Il valore dell'immobile americano è spesso legato più al terreno che alla struttura stessa. La casa è considerata un bene ammortizzabile, un oggetto che perde valore nel tempo mentre il lotto di terra si rivaluta. In 30 anni una casa americana media ha già ammortizzato gran parte del suo valore strutturale. In Italia, 30 anni sono appena l'inizio della vita di un edificio. In Italia, la casa è un patrimonio, un investimento da tramandare alle generazioni. Un appartamento in un palazzo del 600 nel centro storico è prezioso non solo per la posizione, ma per il prestigio della costruzione, per le travi a vista, per i soffitti affrescati, per la storia che quelle mura raccontano. Noi italiani abitiamo la storia, gli americani abitano il presente. Questa differenza di prospettiva temporale cambia radicalmente anche il modo in cui ci prendiamo cura degli edifici. In America, la cultura del do-it-yourself è parte integrante della vita domestica. Le case sono progettate per essere manutenibili dall'utente. Pareti in cartongesso facili da forare, facili da riparare, facili da sostituire se si rompe un tubo,
O si vuole aggiungere una presa elettrica? Un americano medio è in grado di sostituire una porta, installare un pavimento in laminato, tinteggiare una stanza e aggiungere un punto luce senza chiamare nessuno. In Italia, ogni intervento sulla struttura richiede un artigiano specializzato. Il muratore italiano è una figura professionale con competenze che si tramandano di generazione in generazione. Le tracce per gli impianti devono essere scavate nel mattone o nel cemento con strumenti specifici. È un sistema meno immediato, ma costruito per durare non decenni, ma secoli. Questa filosofia si riflette anche nell'estetica. La casa italiana tende a essere introversa, pensata per proteggere dal mondo esterno. Cortili interni, persiane pesanti, finestre proporzionate per bloccare il calore estivo. La casa americana è estroversa, con grandi vetrate, porticati aperti verso il giardino, spazi che cercano di integrare il dentro con il fuori. È una differenza che non riguarda solo l'architettura, ma il modo in cui due culture concepiscono il rapporto tra vita privata e spazio pubblico. Molti si chiedono se i due modelli si avvicineranno nel tempo. Vediamo sempre più spesso anche in Europa l'uso di sistemi prefabbricati e di legno lamellare ad alte prestazioni, segno che l'industria sta cercando di unire solidità e velocità. In Germania, Svezia e Austria, le case in legno lamellare hanno già una quota di mercato significativa e vengono costruite con standard antisismici e di isolamento termico superiori a molte costruzioni tradizionali in muratura. Le nuove generazioni italiane, più mobili e meno propense a restare nella stessa città per tutta la vita, iniziano a guardare con interesse a modelli abitativi più flessibili. Ma la resistenza culturale è forte. L'idea di vivere in una casa che non sia di mattoni fatica ancora a radicarsi in un paese che ha fatto della pietra il suo simbolo di identità e continuità. Non stiamo parlando solo di un'abitudine costruttiva, ma di un'idea profonda di cosa significa abitare, appartenere e lasciare qualcosa dopo di sé. Per noi italiani, la casa non è solo un posto dove dormire, è una dichiarazione di permanenza nel mondo. La vera domanda non è quale sistema sia migliore. La vera domanda è: cosa cercate in una casa? Durata e identità, oppure flessibilità e adattamento? Non c'è una risposta giusta. Ci sono solo due filosofie di vita che hanno plasmato due modi diversi di costruire il mondo. La prossima volta che vedrete una serie americana e osserverete quelle case in legno con i porticati aperti verso il giardino, o camminerete tra i vicoli di un borgo italiano e toccherete quelle mura spesse e silenziose, ricorderete che ciò che state osservando non è una scelta di qualità, è la cristallizzazione di una storia, di un clima, di un'economia e di una cultura che ha scelto come abitare il tempo. Due modi diversi di rispondere alla stessa domanda universale: dove voglio mettere radici? E per quanto tempo? Se questo video vi ha fatto vedere la vostra casa con occhi diversi, lasciate un commento raccontandomi quale stile costruttivo preferite e perché. La vostra opinione è preziosa e mi aiuta a capire quali argomenti approfondire nei prossimi video. Iscrivetevi al canale Logica della Curiosità per continuare a scoprire la logica nascosta dietro le cose che diamo per scontate ogni giorno. A presto!